Ce ne sono altri. Credevate davvero che i tarocchi di Mortal Kombat fossero finiti? Credevate davvero che si limitassero ai 7 che vi ho mostrato l'anno scorso? Ovviamente no, e quindi è il tempo di mostrarveli. Porca troia. Sta maschera mi opprime. Il Panasonic 3DO. Non sarà a livelli del Philips CDI, ma non scherza. Benzina, corde, bombe, ti interessano. Negli anni 90 era evidente a tutti gli imprenditori sani di mente che i CD-ROM erano il futuro, ma nessuno sapeva ancora in che modo. Shadow War Succession, come ogni Mortal Kombat tarocco che si rispetti, è uscito nel 94. Come ogni Mortal Kombat tarocco che si rispetti, usa attori veri, e come ogni Mortal Kombat tarocco che si rispetti, è su una console il cui controller non ha un cazzo di senso che abbia un gioco di Mortal Kombat. Wow! E frame rate, ragazzi! Sono proprio contento che stiate utilizzando il CD-ROM nel migliore dei modi. Comunque la trama è che un miliardario filantropo è in realtà il capo di una violenta gang di terroristi e viene ammazzato male. Ora c'è semena per vedere chi diventa il nuovo capo. E si va subito alla selezione dei personaggi e posso scegliere fra... ok, a parte Mariotti, da qui tutti gli altri sono così generici che non riesco proprio a prenderli per il culo. Comunque scelgo Erika perché le servono i soldi dopo il fallimento del suo infimo album, 8 copie vendute in soli 2 anni, e la prima avversaria è Gabriella. So, my father's employee is out to compensate for her failure, eh? Ah, è la figlia del nostro Kingpin. E come ogni principessa della mafia che si rispetti, veste esclusivamente gropponi. Questo non è un picchiaduro. Questo è un simulatore di epilessia. Da dove partiamo? Dalla spada di padre Maronno che non colpisce neanche se la prego in ginocchio? Dal fatto che i salti sono così veloci che non riesco nemmeno a seguire che cazzo sta succedendo? O dal fatto che il computer è la cosa più cheap dai tempi di Shao Kahn? Comunque crepo e posso stare tranquillo, tanto il computer non farà mai la fatality. Come faccio a saperlo? Perché in questo gioco le fatality non ci sono. Non le hanno messe. Si sono dimenticati. C'è solo il finishing. Ma non esistono fatality. Ma lasciamola lì la figlia di Mariotti col padre gay e la madre scema, e questa volta scegliamo Gabriella. Sono sicuro che con lo stesso personaggio che mi ha arato il culo non avrò problemi. Tafua, per battere questo potente nemico hai bisogno della più potente tecnica nota all'umanità. Una tecnica segreta invincibile. Schiacciare tasti a caso. No, io sto gioco non lo finisco. È duro come una bistecca da 2 euro e divertente come martellarsi le palle con una bistecca da 2 euro. Dov'è Street Fighter quando serve? L'anno prossimo uscirà un nuovo film di Street Fighter e come è giusto che sia ci sono ben 3 lottatori di wrestling. E Akuma è interpretato da Roman Reigns. Se avessi un centesimo per ogni volta che un samoano ha interpretato un giapponese avrei 2 centesimi. Bottom text. E chissà, forse la storia si ripeterà col cast del film che interpreterà i propri personaggi in un videogioco, magari facendo una cosa nostalgica con sprite digitalizzati, vista anche la storia che la WWE fa con la ex Midway. Ah, non lo sapevate? Il vecchio gioco di Street Fighter del 94 aveva un gioco con gli attori veri del film. Il gioco, uscito nel 1995, tratto da un film del 1994, ha 2 versioni. In passato abbiamo visto quella per PS1, molto più simile a un effettivo gioco di Street Fighter, ma non oggi.
Oggi vediamo quello per arcade, sviluppato da Incredible Technologies, autore di Time Killers e un altro gioco che vedremo più avanti. E in questa versione le citazioni a Mortal Kombat sono molto più evidenti, tra il sangue completamente inutile e gli stage, uno dei quali sembra un mix dell'arena di Khan in Mortal Kombat 2 e del fondo della fossa in Mortal Kombat 1992. Ma ora passiamo ai personaggi che rendono il mio lavoro sempre più buffo. Abbiamo tutti i classici personaggi del film di Street Fighter, come Ryu, come Ryu, Vega, Guile, Sawada, Blade? Che cazzo è Blade? E guardatelo! Non ricordo di averci giocato in Mortal Kombat Chaotic, ma non mi sorprenderebbe se fosse presente. Scelgo Ryu perché gli Shotocloni sono l'unica roba che so giocare in Street Fighter. E che posso dire del gameplay? È il figlio amorfo di Street Fighter e Mortal Kombat. È un centauro ricorsivo, metà cavallo, metà centauro ricorsivo. E questa cosa mi distrae tantissimo. E che dire del doppiaggio? 5 più. Il più è perché ci hai provato. Sapete che cosa è peggio di perdere in questo gioco? Perdere quando la barra della vita del nemico è microscopica. Questo è un complotto, avevo vinto! Sì, il mio primo avversario è Vega, e dopo aver scoperto che in questo gioco si può cancellare il perché il giocatore può andare a farsi fottere, e dopo che il gioco ha deciso di nuovo che ho perso quando avevo palesemente vinto, cambio personaggio e scelgo Akuma, perché è la perfezione fatta a personaggio. E va tutto molto bene, sono anche riuscito a mettere alle strette Aku di Naruto. Vega, arriva! Signor Akuma ha visto le immagini. Che cosa ne pensa a riguardo? Un silenzio che vale più di 1000 parole. Ok, riproviamo da capo, e questa volta prendo Ken, l'ultimo Shotoclone di questo gioco, e la mia avversaria è Chun-Li. Non posso essere io, cazzo! Almeno un incontro lo dovrò pur vincere! Ho iniziato anche a capire come funziona la CPU, ti legge le mosse. E mentre io faccio fatica a fare il Dragon, almeno la Dokken lo so fare, e di conseguenza metà scontro lo passo a e quindi sono sicuro che almeno il primo scontro lo posso finire. Piuttosto che questo ibrido malfatto preferisco giocare a Bloodstorm. Sapete, no? Il seguito spirituale di Time Killers, il gioco famoso per essere stato parodiato insieme a Mortal Kombat in una puntata dei Simpson e per questa immagine. Indovinate in che anno è uscito? Sì, nel 1994. Le sue iniziali sono BS e ha il mix di computer grafica e pixel art più strana che io abbia mai visto. Volevano fare una cosa in stile Roger Rabbit? No, perché hanno fallito. Comunque, se c'è una cosa che la pixel art ha di più figo rispetto agli sprite digitalizzati, è il fatto che puoi mostrare scene come questa. Signor misterioso assassino, bastava pugnalarlo un paio di volte, non c'era bisogno di tutto questo. Comunque quello è l'imperatore dell'umanità, e dopo la sua morte il pianeta è piombato nel caos, ed è stato indetto un torneo per incoronare un nuovo imperatore e fermare la guerra. Ma aspetta, l'imperatore non ha una figlia completamente innocente che non ha assolutamente ucciso il padre? Sul serio, non può essere incoronata lei imperatrice? A quanto pare no, e adesso c'è semena. E guardate, Sub-Zero e Tremor hanno seguito l'esempio di Daniel Pesina e sono passati a Bloodstorm. Certo, Sub ha dovuto cambiare nome per motivi di copyright, ma comunque. Scelgo Reso perché è scaduto il tempo e il mio avversario sono io, perché nel momento della rivoluzione, in una guerra per cambiare per sempre il destino dell'umanità, bisogna essere in grado di affrontare se stessi, le proprie paure, i propri sentimenti. Perché uno dei giochi tarocchi più privi di meccaniche nella storia è più divertente di un gioco di Street Fighter? Sul serio, forse è per via di quella volta che sono stato preso in faccia da un suicide dive, ma questo gioco per me è divertente. Le sedicenti meccaniche sono le stesse di Time Killers, con in più la possibilità di guadagnare le armi in CGI degli avversari sconfitti. Provo a fare la fatality come in Time Killers, ma devo aver premuto i tasti sbagliati e non succede niente. Ora tocca a Tremor e, parlando seriamente, quanto è strano che in un clone di Mortal Kombat ci sia un personaggio con gli stessi poteri e lo stesso nome di un personaggio di un titolo vero di Mortal Kombat uscito 6 anni dopo. Prima di dirvi com'è andata devo farvi un paio di premesse. Mortal Kombat è noto per due cose: la violenza e i segreti.
Reptile nel Mortal Kombat originale, Jade, Smoke e Noob Saibot in Mortal Kombat 2, fino ad arrivare a roba scema come Meat in Mortal Kombat 4 o Mocap in The Alliance. Mortal Kombat è stato il pioniere dei personaggi segreti. Mortal Kombat 3 aveva persino uno dei primi personaggi sbloccabili nella storia del picchiaduro, ovvero Smoke. Se c'è una cosa di cui bisogna dare credito a Bloodstorm è il fatto che ci sono personaggi segreti. Per sbloccarli bisogna fare roba tipo saltare in un buco che normalmente ti ucciderebbe, oppure come nello stage in cui ho affrontato Tremor, passare dal davanti al background sulla mappa. Ci sarò riuscito? No, non ce l'ho fatta. Ora prendo Dom Zero qui, ammazzo il ninja del drago nero e mi ciulo la sua arma. Stessa cosa con Fallout e oh mio dio, il freeze di Freon è veramente broken. A questo punto nessuno mi può fermare. Oh, hello there! Questo video è sponsorizzato da Retcon. Retcon. Spero vi piacciono i bassi. Ultra Vortec. Vortec. Non so che cosa ci sia nella parola Vortec che mi dà fastidio, so solo che c'è e che lo odio. Per una volta comunque questo gioco non è uscito nel 1994. Invece è uscito nel 95. Sì, però questo non vale. Ecco, bravo. Comunque è il 1995. I Simpson sono negli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days, il wrestling fa cagare dappertutto tranne che in Giappone e a Filadelfia e vanno forte due cose, il post-apocalittico e il mistico. Quindi perché non unire i due? L'Ultra Vortec è stato scoperto in un tempio Inca situato in Sud America, al contrario di quell'altro tempio Inca situato in Mongolia o quel tempio greco situato al Polo Sud. Tutto spiegato in quel font ormai sinonimo con Mortal Kombat 3, uscito lo stesso anno. Attualmente è installato sul mio computer col nome di Mortal Kombat 3, ma non può essere stato inventato dalla Midway visto il suo utilizzo qui o qui. E ora un momento per godere della poesia dei nomi delle canzoni di questo gioco. Ubriachicida, Reivami, Cagando con la K, Il tuo nome è male, Medieval, Mediavolo, Midmale, Medievale ma scritto di merda? Un mistero che non riusciremo mai a svelare. Comunque, dopo aver visto che la selezione della difficoltà è nel menu prima della modalità arcade e non in quello delle opzioni, andiamo a scegliere il nostro personaggio. Questa selezione del personaggio è veramente una figata. La digitalizzazione è stata fatta in un modo un po' strano, però questo mostro che ci tiene in mano come se fossimo dei giocattoli è veramente fantastico. Scelgo Buzzsaw perché i robot sono fighi e il mio avversario è Buzzsaw. Ok. Chiunque sia stato scelto per fare le palette dei personaggi non andrà mai in paradiso. Sul serio, un paio di volte le ho prese perché non sapevo chi fosse chi. E che dire della velocità di questi personaggi? Soprattutto a rialzarsi. Ma poi come cazzo fai a fare un clone di Mortal Kombat con questi tasti qui? Ma chi è che ha fatto il design di questo trabiccolo a pedali? Che cazzo si è fumato? Comunque non so la fatality. Scusate, non so l'Annihilation e decido di guardarmi le mosse su internet. E oh mio dio quanto sono inaffidabili sti tasti. Le mosse speciali vengono fuori quando vogliono loro e i tasti sono più in ritardo dei treni italiani. Inoltre mi rialzo con la lentezza del replay in slow motion della gloriosa vittoria di Giuseppe, il bradipo della corsa dei 5 metri. Ottima prestazione, grande campione, grande cuore, medaglia d'oro meritatissima. Ah, comunque sono morto. A questo punto direi di prendere Mercury. Sapete qual era il bello degli sprite di Mortal Kombat? Che se non riuscivi a rendere un personaggio con attori veri, prendevi un action figure e le facevi in stop motion. Ma questi qui hanno deciso che non c'avevano cazzi e hanno creato lo sprite più confusionario del mondo. Ah, comunque non riesco a vincere neanche col frontman dei Queen. E non c'ho cazzi di continuare. Quanto mi mancano i tempi di Killing Zone.
La stessa azienda dietro a Killing Zone ha creato 2 cloni di Mortal Kombat e la mia domanda è: perché? I giapponesi odiano Mortal Kombat. NANI? Sì, a quanto pare non gli piace la violenza di Mortal Kombat. Assolutamente comprensibile, che razza di degenerato farebbe mai una cosa così violenta e di cattivo gusto? Comunque la Scarab ha deciso di sbattersi nelle palle e nel 1993 si sono fatti il loro Mortal Kombat, con Pachinko e geisha di lusso. Il compromesso è una quantità di sangue lievemente più contenuta, sprite giganteschi e giapponesitudine a go-go. Ah, e le fatality funzionano come le brutality nei Mortal Kombat nuovi, puoi usarle solo quando l'avversario ha la vita bassa durante lo scontro. Non ce l'ho fatta. Ed ecco i nostri lottatori: Kazuma Hiryu, The Viper Randy Orton, Hanna, Barbera No, Tasha, che non ha un nome o uno sprite abbastanza buffo da permettermi battute, Gunner, in seguito noto come Jackson Riker. A proposito di act dimenticabili della TNA, sapevate che il vero nome di Murphy in Gunner e Murphy è Michael Cole? Tito Santana e Mongo McMichael, riposa in pace. Scelgo Kane, non mi serve dire perché, e a quanto pare la scala arcade è sempre la stessa e inizia sempre con Steve McMichael. Mi abituo ai comandi, lo distruggo con relativa facilità e arrivo all'ennesimo mirror match, e non credo proprio che avrò problemi. Nel cercare mosse speciali finisco il tempo e devo iniziare da capo. Dopo aver scoperto che premere tasti diversi per la selezione del personaggio ti dà costumi diversi, come in Mortal Kombat o Tekken, scelgo Hiryu perché è un ninja e oh mio dio questo personaggio spacca. Ha il sonido come in Bleach, può arrampicarsi sull'aria, va ai 100 all'ora, lancia gli shuriken più lenti del mondo e ha una katana. Per carità, faccio schifo a giocarlo, ma mi diverto un casino e questo è l'importante. Lascia perdere queste stupidate. Ecco che arriva Mongo. Ok, ricominciamo. Proprio come in Street Fighter The Movie, Mongo va a 0 HP e mi batte lo stesso. Non vale, stai imparando! Man mano che continuo a farmi fare il culo da Mongo inizio a capire il suo stile, adattarmi e bombe! Sul serio questo bastardo può bombardarmi da terra, ma porca puttana! Devo cambiare. Ricominciamo. E ora che ho capito meglio quella mossa dovrei riuscire a non farmi fregare. Don't stand there drinking coffee when a man's talking to you, Davy boy. Ah, dimenticavo che in questo gioco è possibile prendere le armi da terra e usarle. E questo potrebbe aver influito sulla mia eventuale vittoria. Ora passiamo a Kane, che non dovrebbe darmi troppi problemi. Voglio dire, non ha neanche una delle mosse deliranti di Mongo. Maledetto, tu e il tuo piano pluriennale. Comunque questo gioco non è che un'anomalia e non vedremo mai più giochi giapponesi tratti da Mortal Kombat. Blood Warrior è un gioco arcade giapponese ispirato a Mortal Kombat uscito nel 1994. E lo adoro. Specialmente il titolo, sembra ciò che succede quando traduci 50 volte le parole Mortal Kombat su Google Traduttore. In realtà questo sarebbe il sequel di un altro picchiaduro, ovvero Shogun Warriors. Quindi perché sto parlando di questo e non del primo? Perché questo ha attori veri. Ecco la trama. Un samurai, un ninja, un kappa, un Jizo con la passione per il mimo francese, una fangirl di Freddy Krueger, un attore kabuki, un altro ninja fan di Kamen Rider, un samurai in armatura e Gamon, no sul serio si chiama Gamon, stanno ascoltando la versione giapponese dei System of a Down e pogano così duro che la gente crepa. Ok, sto scherzando, ma neanche tanto. Questo gioco ha un approccio alla trama molto particolare e molto cervellotico e anche molto diverso da quello di Mortal Kombat. Ve lo riassumo così. Chi se ne frega, la gente vuole vedere mazzate. E io che pensavo che il Mortal Kombat originale avesse catturato il mood orientale molto bene. Poi ho visto un K come personaggio giocabile e ho cambiato idea. Per questa run scelgo Ikkyu, perché onestamente persino il K col nome di un pescatore tratto da un anime che non ho mai trovato interessante può competere con questo coso. Guardatelo, è una statua buddista e gli si ingrandiscono le parti del corpo e ha un basco e il suo stage ha altri buddini che lo guardano e mentre il mondo attorno a lui degenera nel classico caos a cui il Giappone ci ha abituato, lui ha la voce più zen possibile. Ah, tra l'altro è la stessa schermata di selezione del personaggio che ti mostra le mosse, quindi non ho niente da temere. Sto gioco è una figata!
Comunque riprendo Ikkyu e vi dico già che rigiocherò questo capolavoro e non ne utilizzerò mai altri personaggi. Ikkyu è il mio main e lo rimarrà per sempre e sempre e sempre. Come ho fatto la fatality? Schiacciando tasti a caso. Perché in questo gioco basta schiacciare un tasto. Questo gioco è arte e il fatto che non sia diventato un franchise è un crimine. È affrontando me stesso che inizio a usare le mie mosse speciali in modo decente, e dopo aver affrontato il nemico peggiore che possa mai affrontare, è seguendo la massima zen "se incontri il Buddha uccidilo" che termino questo scontro nell'onore e nella dignità. La mia prossima avversaria è... Kasumi Ninja! E che dire? È una Kunoichi coi guanti di Freddy. Non sapevo che un'arma del genere potesse essere usata da un personaggio positivo. Chissà come mangia le Fonzis. Fonzis, se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Ah, tra l'altro nella versione americana alcuni personaggi sono doppiati in inglese mentre altri no. E con Kasumi che mi riduce in poltiglia direi che posso concludere questo segmento. Sono quasi tutti giochi arcade, non ho molto altro da mostrarvi. Ma il personaggio di Mugen di Ikkyu c'è? Sì! Come potrebbe mai andare meglio di così? L'azienda che ha fatto questo gioco ha fatto anche un gioco di Jackie Chan? Ok. Questo è l'ultimo gioco della Kaneko prima che chiudesse i battenti 10 anni dopo. Sono molto triste. In realtà questa è una re-release di un altro gioco, una sorta di versione Ultimate di un gioco chiamato Kung Fu Master Jackie Chan. Come rendere Ultimate un gioco su Jackie Chan? Triplicando i Jackie Chan. Non sto scherzando. Abbiamo Frankenstein, due tizi generici blu che non sono neanche sicuro che debbano essere blu, Misterioso Leone, questo qui, Coso, Kaio, Jackie Chan e Jackie Chan. Nell'originale Jackie Chan e Fang Shilong sono dei boss, invece qui sono proprio dei personaggi giocabili e pronti a pubblicizzare un NES tarocco. La cosa figa di questo gioco, e ciò che rende ben poche mortaroccate interessanti, è il fatto che questi personaggi sono interpretati da attori che compaiono in vari film di Jackie Chan. Sam fa parte del leggendario stunt team di Jackie Chan, che compare in tutti i film di Jackie Chan, in cui si sono fatti così tanti infortuni che tutte le assicurazioni di Hong Kong li hanno mandati a fanculo. Kim Marie compare in Police Story 3, dove Jackie Chan è stato centrato un pieno da un elicottero, facendosi... diciamo che si è fatto un male cane. E Jackie Chan compare nel Giro del Mondo in 80 giorni, dove Jackie Chan ha uno strappo al portafoglio. Siccome ho ben 3 Jackie Chan a disposizione, scelgo il leone, che compare in Jackie Chan sta a casa, il film mai rilasciato o ripreso dove Jackie Chan resta a casa per giocare a Tetris. E il mio primo avversario è Lau, noto per essere comparso in un film di Sam Mung, dove Jackie Chan... si sarà slogato la caviglia mentre buttava l'immondizia. Ah no, aspetta, Jackie Chan in quell'anno stava facendo Police Story 4, dove è cascato giù da una scala e si è fatto una commozione cerebrale. E che dire, il gioco è simile a Blood Warrior, ma più difficile e con più combo, forse in un tentativo di imitare Mortal Kombat 3. Inoltre l'IA è molto più bastarda e non ho neanche le mosse speciali scritte nel menu. Comunque imparo un paio di incantesimi del mio leone e riesco a vincere il mio match. Stop! La scena è rovinata, rialzati pezzo di merda, dobbiamo rifarla. Ah, non rispondi, eh? Sei licenziato. Il mio prossimo avversario è sul serio? Com'è che in ogni singolo gioco in questo video ho un mirror match così presto? Sto leone è uno stronzo. Qualunque cosa io cerchi di fare, questo pezzo di merda la blocca, mentre io non ho idea di come affrontarlo ad armi pari. Ah, tra l'altro, al contrario di Blood Warrior, qui le fatality vengono fatte non appena perdi. E sì, ho perso contro il leone. Ora scelgo Thorsten, che compare in Thunderbolt, sfida mortale, dove Jackie si è rotto una caviglia durante le riprese. Come ho già detto, Thorsten mi ricorda Frankenstein, e non capisco se questo è un glitch o se dovrebbe avere questo aspetto. Quello che so è che muore come uno stronzo. Ora prendo Jackie Chan rosso, comparso in Armor of God, dove c'è letteralmente spaccato la testa. Tipo mio cugino. Oh my god! Siccome Jackie Chan è la star, quando lui combatte non ci sono fatality, e quando perde si rialza e fa il pollice in su. Per poi correre all'ospedale perché si è spaccato un braccio. Ok, ultimo tentativo, prendo Jackie Chan giallo, comparso in Police Story 1, dove Jackie Chan si è beccato un sacco di bruciature e si è spaccato diverse ossa nella pole dance più estrema dai tempi di... Ok, non conosco film hard con scene di pole dance, mi seguo su altra roba.
KO. ナムはナイラ